Ciao, io sono Graziana, la tua insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lerniamo. In questo video impareremo insieme tutto quello che ti serve per cominciare a parlare italiano, le basi della lingua. Cominciamo. L'alfabeto italiano standard ha 21 lettere. A, E, I, O, U sono vocali, le vocali. Tutte le altre sono consonanti, le consonanti. A come albero, B come barca, C come casa, D come divano, E come elefante, F come farfalla, G come Graziana, H come hotel, I come isola, L come legno, M come mamma, N come neve, O come orologio, P come papà, Q come quadro, R come regalo, S come scatola, T come tavolo, U come uva, V come velo, Z come zucchero. A queste poi possiamo aggiungere anche le lettere di origine straniera che l'italiano utilizza solo con i prestiti, quindi con le parole straniere. Ilunga, K, W, X, Y, che appunto usiamo solo in parole che abbiamo preso in prestito da altre lingue come jeans, weekend, taxi, yogurt. Attenzione! La C si pronuncia C davanti a E e I. Cena, cielo. Ma si pronuncia C davanti a O, U. Casa, collo, cuore. Stessa cosa per la G. Si pronuncia G davanti a E e I. Gelato, gioco. Ma si pronuncia G davanti a O, U. Gamba, goloso, gufo. Inoltre, ricorda, la H in italiano è sempre muta, non si legge, anche se si scrive. Hotel, hamburger, anno. I numeri, vediamo i primi, che sono un po' più particolari. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Adesso vediamo le decine, i numeri con lo 0. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e così via. Tutti gli altri numeri nel mezzo si formano con la decina più l'altro numero. Per esempio, questo numero 2, 5. Come si legge? Si leggerà 25. La decina 20 più il numero 5. 25. E questo 4, 4. Come si legge? 44. Decina 40 più numero 4. 44. Attenzione! Davanti a 1 e 8, che cominciano con vocale, la decina perde l'ultima lettera, la vocale. Come leggerai questo numero? 3, 1. 31. 31 invece di 31. 31. E questo? 6, 8. 68. 68 invece di 68. E ricorda, i numeri che terminano con il 3, a partire da 23, devono essere accentati alla fine. 23, 33, 43. E bisogna scriverli con l'accento quando li si scrive a lettere. Ancora, attenzione a 1000. 1000. Dal successivo diventerà 1000 con una L. 2000, 3000, 4000 e così via. 1.000.000, 2 milioni, 3 milioni. 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi. I giorni della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Tutti i giorni che terminano con I vanno scritti con l'accento sull'ultima lettera, sulla I. Inoltre, i giorni della settimana in italiano si scrivono con la lettera minuscola. Tutti i giorni della settimana, eccetto sabato e domenica, derivano dai nomi dei pianeti: lunedì, giorno della Luna; martedì, giorno di Marte; mercoledì, giorno di Mercurio; giovedì, giorno di Giove; venerdì, giorno di Venere. Sabato viene invece dal latino sabbatum e domenica è considerato in Italia il giorno del Signore. Attenzione alle preposizioni che usi con i giorni della settimana. Il lunedì significa ogni lunedì, in generale. Il lunedì si torna al lavoro. Lunedì, da solo, significa questo lunedì, specifico. Lunedì vado a Roma.
solo questo. Di lunedì significa ogni lunedì come abitudine. Di lunedì vado in palestra. È una mia abitudine. Ricorda, la settimana è femminile, ma il fine settimana, il weekend, è maschile in italiano. Hai appena cominciato a studiare l'italiano e cerchi un corso strutturato e fatto su misura per te? Italiano intensivo fa al caso tuo. Si tratta di un pacchetto di lezioni individuali, puoi scegliere quello che preferisci, per svolgere lezioni online quando e dove vuoi, con insegnanti madrelingua qualificati. Noi ti manderemo tutto il materiale. Il corso è adatto a tutti, anche ai principianti, perché i nostri insegnanti parlano inglese, spagnolo, francese e portoghese. Visita questo link e comincia a imparare italiano sul serio e in maniera organizzata, ma divertente. I mesi dell'anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Attenzione a questo che crea sempre un po' di difficoltà. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. La preposizione da usare con i mesi dell'anno è a gennaio, a dicembre, ad agosto. Quando è il tuo compleanno? Il mio compleanno è a ottobre. I pronomi personali. I pronomi personali soggetto in italiano sono io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. L'italiano ha anche un pronome di cortesia per rivolgerci a qualcuno che non conosciamo in contesti formali. Questo pronome di cortesia è lei, ma con L maiuscola. I pronomi personali soggetto indicano chi compie l'azione e di solito le coniugazioni dei verbi si imparano con i pronomi personali soggetto. Vediamo i due verbi più importanti: essere e avere. Essere, presente, indicativo. Io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Io sono italiana. Voi siete lernamici. Avere, presente indicativo. Io ho. Tu hai. Lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Io ho 28 anni. Paolo ha una macchina rossa. Usi di essere e avere. Usiamo avere per l'età. Io ho 28 anni. Sofia ha
15 anni, ma anche per indicare possesso. Ha 2 figli. Ho una macchina nera. O per le sensazioni. Ho fame. Ho sete. Ho sonno. Ho freddo. Ho caldo. Per le parti del corpo. Ho gli occhi verdi. Ho i capelli biondi. Usiamo il verbo essere per l'identità. Io sono Graziana. Per la provenienza, la nazionalità. Io sono di Bari. Io sono italiana. Per la professione, il lavoro. Io sono insegnante. Per le caratteristiche. Io sono alta. Io sono simpatica. Per l'ora. Sono le 3. Per i luoghi. Io sono a casa. Di solito in italiano il pronome personale soggetto è omesso, cioè non viene detto o scritto. È molto comune sentire frasi come sono a casa o abbiamo fame, ma utilizziamo il pronome quando vogliamo enfatizzare. Hanno suonato il campanello. Vado io. Chi va? Io. O per creare contrasto. Io ho 28 anni. Lei ha 25 anni. In italiano ci sono tante congiunzioni, ma in questo video voglio parlarti delle congiunzioni principali che devi conoscere per cominciare a parlare italiano. Le congiunzioni sono parole che uniscono parole, frasi o idee. Le congiunzioni principali sono è, che esprime un'aggiunta. Paolo e Sofia. O, che esprime un'alternativa. Vado al mare o in montagna. Ma, che esprime un contrasto. Piove, ma io esco. Perché, che esprime una causa. Dormo perché sono stanca. Quindi, che esprime una conseguenza. Ho fame, quindi mangio. Se, che esprime una condizione. Se ho fame, mangio. Le preposizioni semplici. Esiste una piccola filastrocca che noi bambini italiani impariamo a scuola e che vi consiglio di imparare per ricordarle tutte. Suona divertente. Diada in consu per trafra. Diada in consu per trafra. Di a da in con su per tra fra. Le preposizioni hanno molti usi diversi e a volte non c'è una regola per sapere quando usare una e quando usare un'altra. Però in questo video vi do gli usi più comuni. Di per possesso, il libro è di Marco, o origine. Io sono di Bari. A per luogo, sono a casa, o per direzione, vado a Roma. Usiamo a con le città. Da per provenienza, vengo da scuola, o per indicare la gente in frasi passive. Questo video è realizzato da Graziana. In per direzione con i paesi, vado in Germania, o per mezzi di trasporto, vado in aereo.
con, per esprimere la compagnia, mangio con Sofia. O lo strumento, scrivo con la penna. Su, per indicare sopra, fisicamente. Il libro è sul tavolo. Per indicare lo scopo. Studio per imparare o, nel tuo caso forse, studio italiano per viaggiare in Italia. Ma anche per durata. Parlo per 30 minuti. Tra o fra sono uguali. Indicano posizione nel mezzo di due cose. Per esempio, la mia casa è tra il parco e il supermercato. O per indicare tempo futuro, quando faremo qualcosa. Tra 10 minuti vado a mangiare. Non andartene, perché c'è un bonus per te. Saluti ed espressioni da conoscere per cominciare a parlare italiano. Ciao, che usiamo sia quando incontriamo qualcuno, quindi all'inizio della conversazione, sia quando stiamo andando via, quindi alla fine della conversazione. Va sempre bene. Salve, stessa cosa. Saluti un po' più formali. Buongiorno, fino alle 4 del pomeriggio. Quando arriviamo, buona giornata, quando andiamo via. Buonasera, a partire dalle 4 del pomeriggio. Buona serata, quando andiamo via. Buonanotte, che usiamo solo quando noi o la persona a cui lo diciamo dobbiamo andare a dormire e basta. Arrivederci quando andiamo via. Formale. Altre espressioni utili. Grazie. Prego. Che è sia la risposta a grazie, sia un invito per qualcuno a fare qualcosa, a passare, a entrare. Come prego o prego. Scusa, informale. Scusi, formale. Scusi, posso chiederle un'informazione? Mi dispiace. Adesso sei pronto per parlare italiano. Mi raccomando, anche da solo, davanti allo specchio, usalo ogni giorno. Fai pratica. E se viaggerai in Italia con i mezzi, allora devi assolutamente guardare la guida ai mezzi di trasporto in Italia, tutte le parole e le espressioni che devi conoscere, che trovi qui in alto nella card o giù in descrizione. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti sia stato utile. Se è così, lascia un mi piace e iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto. Vuoi imparare italiano e fare pratica attraverso le storie? Allora devi iscriverti alla nostra newsletter. Infatti, indicando il tuo livello, riceverai ogni settimana un episodio di una storia in italiano con spiegazioni grammaticali, esercizi, curiosità. Ricorda anche di iscriverti ai nostri gruppi Telegram, Instagram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e anche tanti materiali esclusivi e gratuiti. Ricorda anche di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social per tutti gli altri contenuti esclusivi. Vi aspetto prestissimo in un nuovo video.